Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca sul mio canale. Se sei tra chi sta iniziando a fare fluid art, allora sappi che devi iniziare da qui, ovvero dalla preparazione dei colori. Io so già che qualcuno mi dirà, ma io già lo so fare, ho capito che devo fare una parte di colore, due parti di pouring medium più acqua. È vero, queste però sono soltanto le proporzioni, ma c'è un altro segreto che è fondamentale quando si inizia a fare fluid art. Te lo spiego qui adesso, quindi occhi al tavolo e seguimi. Io uso una normale bilancina da cucina, abbastanza sensibile, almeno una sensibilità al grammo sarebbe consigliata. Dopodiché partiamo. Scegliamo un colore. Io uso questo colore acrilico qui economico. Allora, io ho messo 25 grammi di colore acrilico, pouring medium, quindi useremo questa colla vinilica qui bianca come pouring medium. Azzero la bilancia e ne metto il doppio di quantità, quindi 50 grammi. Perfetto. Prima di aggiungere acqua, mescolo. Misceliamo bene. Se vi state chiedendo il perché utilizzo questa colla vinilica qui, è perché l'ho già testata tante volte e funziona molto bene, ma ho un video dedicato dove faccio proprio dei test su 3 tipi di colle viniliche bianche, proprio da utilizzare come pouring medium. Trovate il link qui. Ok, vedete che abbiamo ottenuto un composto molto pastoso, ma molto spesso ancora. Ora io rimetto tutto sulla bilancina a zero. Ok, siamo a zero e iniziamo ad aggiungere acqua. L'acqua si aggiunge poca per volta. Io qui per esempio 10 grammi intanto. Allora, con 10 grammi d'acqua il colore inizia a filare, ma è decisamente ancora troppo spesso. Vedete il colore? Con 10 grammi d'acqua inizia a filare. Questa è quella che chiamiamo la prova del bastoncino. Se rimango ferma fa un tumulo. Vedete il colore? Ripiega su se stesso più volte. Questa invece è la prova del tracciato. Io mi sposto, faccio un tracciato e vedo in quanti secondi il colore che rimane sul tracciato scompare, si miscela con gli altri. Nella consistenza media, che è quella che vogliamo preparare oggi,
il tumulo non deve ripiegare su se stesso così tanto, ma deve scomparire in circa 3 secondi. Idem per il tracciato. Quindi dobbiamo aggiungere ancora un po' d'acqua. Sono altri circa 4 grammi di acqua, vado piano piano perché comunque non voglio creare una consistenza troppo sottile. E quindi vado poco per volta, ne devo mettere ancora un po'. Allora, mi fermo qui. Questa è la consistenza che ci interessa oggi. Il colore fila in questo modo, ricade su se stesso in questo modo e poi facciamo la prova del tracciato. Deve scomparire in circa 3 secondi. Si deve fondere con il colore sotto in circa 3 secondi. Si procede adesso in questo modo per tutti i colori che intendete preparare per la vostra opera. Questi sono i 3 colori che io andrò a colare sulla mia tela. Devo verificare che abbiano tutti la stessa consistenza. Quello che vi faccio vedere adesso è una cosa che può essere consigliata proprio per chi è all'inizio, per allenarsi e avere, diciamo così, un metro di misura. Poi, quando avrete l'occhio e la mano allenata, ovviamente vi sarà sufficiente l'occhio, ok? Io uso una mattonella perché la rilavo, ma potete tranquillamente usare un cartoncino. Tracciate una riga e metto un po' di colore, dovete essere attenti a mettere un po' la stessa quantità. Perché ovviamente se ne mettete più o meno colerà di più o di meno, Ok, deve essere un circa. Allora, fatto questo, verticalizziamo il nostro cartoncino, in questo caso la mattonella. Li lasciamo cadere. E ovviamente a un certo punto ci fermiamo e osserviamo. Allora, vedete che nella prova c'è pochissima differenza, ma il giallo è sceso un pochino più velocemente. Quindi dobbiamo decidere se fluidificare appena appena questi due per renderli uguali al giallo, oppure addensare un pochino il giallo, magari aggiungendo un po' di colla. Io decido di aggiungere appena appena un po' d'acqua negli altri due. Userò una bottiglietta con beccuccio perché così riesco a dosarla meglio, perché ne basta veramente poca per raggiungere il giallo. Io mi fermo qui. Non rifaccio la prova perché comunque vedete che la discrepanza è veramente minima, quindi mi aspetto che la correzione con un goccettino, proprio 2 gocce d'acqua, sia sufficiente. Se la discrepanza è tanta, allora vi consiglio di ripetere questa prova qui, soprattutto le prime volte. Quindi, prima regola, la consistenza giusta. Seconda regola, tutti i colori devono avere la stessa consistenza.
Terza regola, fate i test. Quindi allenarsi a fare la prova del bastoncino, sia nel vedere quante volte ripiega su se stessa quando fa un tumulino, sia per il tracciato e del cartoncino. Io mattonella. Va allenato l'occhio.